Lezione 1. Prospettive storiche. L'America potrebbe essere il suo modello, ma l'intera storia dell'America è molto diversa da quella dell'Europa. Questo è un punto affascinante. I contesti storici sono davvero molto diversi. Sì, le influenze che hanno plasmato ogni regione sono uniche. Hai studiato eventi specifici che evidenziano queste differenze? Ho esaminato la storia coloniale e ho scoperto che varia notevolmente. Assolutamente. Le motivazioni della colonizzazione erano molto diverse. Inoltre, l'impatto sulle popolazioni indigene è stato gestito in modi diversi. Sì, è fondamentale comprendere queste storie per comprendere i problemi attuali. Sono d'accordo. Imparare dal passato ci aiuta a non ripetere gli errori. Lezione 2. Attività fisica e salute. Alcuni sostengono che l'attività fisica danneggerebbe la riproduzione. Sì, altri sostengono che sia semplicemente innaturale per le donne praticare determinati sport. È un argomento controverso. Cosa ne pensi? Credo che le donne possano essere forti e sane pur essendo sportive. Assolutamente sì. L'attività fisica è essenziale per il benessere di tutti. Sì, e bisognerebbe incoraggiarlo piuttosto che scoraggiarlo. Esatto. Dare potere alle donne nello sport è fondamentale per l'uguaglianza. Sono d'accordo. Si tratta di rompere gli stereotipi e promuovere la salute. Certamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di praticare sport. Lezione 3. Sopravvivenza e convinzione. Credo che per sopravvivere da soli, bisogna essere veramente autosufficienti. Sì, ma nessuno di questi argomenti mi convince perché l'argomento non è mai stato del tutto convincente. Giusto. La sopravvivenza è una questione complessa, che richiede molti fattori da considerare. Assolutamente. Non è solo una questione di resistenza fisica. Esatto. Anche la forza mentale gioca un ruolo cruciale. Sì, e avere un sistema di supporto può fare un'enorme differenza. Sono d'accordo. La comunità è spesso essenziale per superare le sfide. Sì, si tratta di trovare un equilibrio tra indipendenza e supporto. È interessante riflettere su come diverse prospettive influenzino la nostra visione della sopravvivenza. Lezione 4. Strategie di marketing. Che ne dici di offrire sconti che possano attrarre nuovi clienti? Ottima idea! Gli sconti possono davvero invogliare le persone a provare il tuo prodotto. Sì, soprattutto se sono nuovi al marchio. Esatto! È un ottimo modo per costruire una base clienti. Hai visto esempi di successo di questa strategia? Sì, molte aziende utilizzano offerte introduttive per attirare clienti. È vero. Può creare una prima impressione positiva. Assolutamente sì! Inoltre, incoraggia il passaparola. Sì. I clienti soddisfatti sono spesso i migliori venditori. Lezione 5. Fornire conforto. Naturalmente posso fornirti una coperta in più per tenerti più al caldo.
Sarebbe meraviglioso. Di notte può fare parecchio freddo. Sì, è sempre bello avere quello strato extra per stare comodi. Lo apprezzo. Mi aiuta davvero a dormire meglio. Assolutamente sì. Dormire bene la notte è essenziale per una giornata produttiva. Sì, mi sento molto più energico quando sono al caldo e al caldo. Esatto. La comodità può avere un impatto notevole sul nostro umore e sulla nostra produttività. Sono d'accordo. Piccole cose come queste possono fare una grande differenza. Sì, assicuriamoci che tutti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per un soggiorno confortevole. Lezione 6. Preferenze di abbigliamento. Che tipo di abiti hanno nella boutique? Preferisco qualcosa di elegante, magari con una silhouette classica. Sembra fantastico. Ti piacciono i colori specifici per gli abiti eleganti? Tendo a preferire il blu navy o il bordeaux intenso. Sono colori sofisticati. Ottima scelta. Questi colori sono intramontabili e donano. Sì, e possono essere eleganti o cheso alla seconda dell'occasione. Esatto. Hai trovato degli stili che ami particolarmente? Di recente ho visto un vestito in pizzo che mi ha colpito. Era stupendo. Il pizzo aggiunge sempre un tocco di eleganza. Lezione 7. Pianificazione di eventi. Perfetto. Aggiornerò i tempi e manderò un invito. Sembra fantastico. A che ora pensi di iniziare? Stavo pensando alle 18, così tutti hanno il tempo di arrivare dopo il lavoro. Ottima idea. Permette di creare un'atmosfera più rilassata. Esatto. E poi sarà bello avere ancora un po' di luce. Sì, e migliora anche l'illuminazione delle foto. Certamente. Pensi che dovremmo includere i dettagli RSVP nell'invito? Assolutamente. Ci aiuterà a pianificare meglio cibo e posti a sedere. Ottimo. Non mancherò di aggiungerlo. Ci sono altri dettagli che dovremmo considerare? Lezione 8. Negoziazione salariale. È importante negoziare lo stipendio senza sembrare troppo esigenti. Sono d'accordo. Come pensi di affrontare la conversazione? Mi assicuro di presentare il mio caso con prove concrete dei miei successi. Intelligente. Fornire dati può rafforzare la tua argomentazione. Sì, e penso che sia utile avere un'idea chiara del tasso di mercato. Assolutamente sì. La ricerca degli standard di settore è fondamentale per la negoziazione. Pensi che sia meglio affrontare l'argomento all'inizio della conversazione? Sì, credo che affrontarlo subito possa dare il tono giusto. Esatto. Dimostra che prendi sul serio il tuo valore per l'azienda. Lezione 9. Termini contrattuali. Abbiamo ricevuto i termini del contratto. Naturalmente, quali sono i punti specifici che vi preoccupano? Sono particolarmente interessato alle clausole relative alla risoluzione. Questo è un aspetto importante. Comprendere questi termini è essenziale.
Sì, voglio assicurarmi che non ci siano sorprese se le cose non dovessero funzionare. Assolutamente. È fondamentale avere chiarezza da entrambe le parti. Vorrei anche rivedere la struttura della retribuzione delineata nel contratto. Ottima idea. Sapere come e quando verrai pagato è fondamentale per la pianificazione. Sì, assicuriamoci di esaminare attentamente tutti i dettagli. Certamente. Fisserò un appuntamento per rivederlo insieme. Lezione 10. Spuntini sani. Che ne dici di un po' di frutta fresca come mele e banane? Sembra perfetto. Sono sani e facili da preparare. Esatto. In più, forniscono una rapida carica di energia. Sì, adoro mangiare frutta come spuntino durante il giorno. Anch'io. Sono rinfrescanti e mantengono anche idratati. Assolutamente sì. Preferisci altri frutti? Mi piacciono anche i frutti di bosco, sono deliziosi e ricchi di antiossidanti. Ottima scelta. Adoro mescolare diversi tipi di frutta per uno spuntino colorato. Che idea divertente! Una macedonia di frutta può essere una delizia. Lezione 11. Scoperte uniche. Naturalmente ho comprato alcuni oggetti artigianali fatti a mano e abiti tradizionali. Sembra fantastico. Gli oggetti fatti a mano hanno sempre un carattere forte. Assolutamente sì. Raccontano una storia e sostengono gli artigiani locali. Sì, adoro quanto ogni pezzo possa essere unico. Che tipo di artigianato hai trovato? Ho trovato delle bellissime ceramiche e dei cestini intrecciati in modo elaborato. Sembrano adorabili. La ceramica può essere sia funzionale che decorativa. Esatto. È bello avere pezzi che siano sia utili che artistici. E gli abiti tradizionali hanno spesso un significato culturale molto ricco. Sì. Non vedo l'ora di indossarli e di condividere la storia che c'è dietro. Lezione 12. Prospettive storiche. Sebbene BLY avesse un carattere irascibile e non fosse molto diplomatico, questa non sembra essere tutta la verità. Interessante. Spesso le persone hanno motivazioni più profonde dietro le loro azioni. Esatto. È importante considerare il contesto del comportamento di una persona. Sì, comprendere il contesto può cambiare il modo in cui lo percepiamo. Hai letto di più sui contributi di BLY, oltre al suo carattere? Sì, il suo lavoro ha avuto un impatto notevole sotto molti aspetti. È vero. È affascinante quanto la storia possa essere complessa. Assolutamente. Penso che sia fondamentale conoscere tutti i lati di una storia. Sì. Questo ci aiuta a sviluppare una comprensione più articolata dei personaggi storici. Lezione 13. Storia dello sport. La NHL fu fondata nel 1917 da un gruppo di imprenditori canadesi e americani. Sì, è affascinante come sia iniziato come un piccolo campionato e sia poi cresciuto fino a diventare uno sport importante. Assolutamente. L'evoluzione dell'hockey è stata notevole.
Hai seguito qualcuna di queste squadre nel corso degli anni? Sì, sono un tifoso della squadra locale da quando ho memoria. Fantastico! La comunità che ruota attorno all'hockey è davvero appassionata. Sì. Le rivalità e l'entusiasmo durante i playoff sono ineguagliabili. Sono d'accordo. Unisce le persone in un modo unico. Certamente. È incredibile vedere come si è evoluto questo sport. Lezione 14. Nozioni fondamentali sulla navigazione. Si trovano anche nei negozi di articoli per l'outdoor. Sono importanti per la navigazione. Sì, avere gli strumenti giusti può fare la differenza quando si fa un'escursione. Esatto. Mappe e bussole sono essenziali per rimanere sulla strada giusta. Assolutamente sì. È una buona idea sapere come usarli correttamente. Ti è mai capitato di perderti durante un'escursione? Per fortuna no, ma mi assicuro sempre di avere una mappa, per ogni evenienza. Questa sì che è una mossa intelligente. Meglio essere preparati che farsi cogliere di sorpresa. Sì, e avere un GPS può essere utile, ma preferisco ancora i metodi tradizionali. Sono d'accordo. È sempre utile avere più modi per navigare. Lezione 15. Controllo dei servizi. Ottima osservazione. Controllerò anche se offrono servizi come il Wi-Fi gratuito o una palestra. Possono davvero migliorare il tuo soggiorno. È bello avere accesso a entrambi. Assolutamente sì. IA Wi-Fi gratuito è essenziale per rimanere connessi. Sì, soprattutto se devi lavorare o pianificare attività durante il tuo viaggio. Esatto. E la palestra è un ottimo modo per mantenere la propria routine mentre si è in viaggio. Certamente. Aiuta a mantenere alta l'energia per esplorare. Hai mai soggiornato in un posto che non offriva questi servizi? Sì, ed era piuttosto scomodo. Mi mancavano le opzioni. Immagino. Assicuriamoci di dare priorità a queste caratteristiche per il nostro prossimo soggiorno. Lezione 16. Programmi per il fine settimana. Che ne dici di andare al parco il prossimo fine settimana? Ottima idea. Sarà un bel modo per godersi l'aria aperta. Assolutamente. Adoro trascorrere il tempo nella natura, soprattutto in primavera. Sì, i fiori sbocceranno e sarà bellissimo. Esatto. Hai in mente qualche attività specifica per il parco? Forse potremmo fare un picnic e giocare a qualche gioco. Sembra divertente. Posso portare degli snack e delle bevande. Ottimo! Porterò una coperta e dei panini. Perfetto. È sempre bello rilassarsi e godersi del buon cibo all'aperto. Lezione 17. Riflessioni sul viaggio. Sembra un viaggio divertente. Cosa ti è piaciuto di più? Assolutamente sì! Nonostante gli intoppi, è stata un'esperienza memorabile. Fantastico. Che tipo di intoppi hai riscontrato? Beh, abbiamo avuto qualche ritardo con il trasporto,
ma abbiamo fatto del nostro meglio. Questo è lo spirito giusto. A volte i momenti inaspettati possono dare vita alle storie migliori. Esatto. Mentre aspettavamo, abbiamo scoperto un delizioso caffè. Fantastico! Scoprire nuovi posti spesso rende i viaggi ancora più speciali. Sì, e ci ha insegnato ad essere flessibili e ad accettare l'imprevisto. Certamente. Queste lezioni possono rivelarsi preziose per i viaggi futuri. Lezione 18. Dettagli del contratto. Vorrei discutere i dettagli sulle politiche di cancellazione che potrebbero essere utili. Sembra importante. Conoscere le condizioni di cancellazione può risparmiarci sorprese. Esatto. È fondamentale capire cosa succede se i piani cambiano. Sì, hai già avuto modo di rivedere il contratto? Sì, ma devo chiarire alcuni punti riguardanti le politiche. Ottima idea. È meglio fare domande ora che affrontare i problemi più tardi. Assolutamente. Voglio assicurarmi che siamo pienamente informati prima di prendere qualsiasi impegno. Fissiamo un incontro per discutere insieme di tutto. Sembra perfetto. Apprezzo la tua diligenza in questa faccenda. Lezione 19. Proteggere i beni. Doveva riporlo per evitare che si rovinasse. Ha senso. È sempre importante proteggere gli oggetti di valore. Sì. Spesso mi preoccupo che le mie cose si danneggino, soprattutto quando sono all'aperto. Capisco perfettamente. È saggio tenere tutto al sicuro. Ha trovato un buon nascondiglio? Sì, ha detto di nascondersi sotto un grande albero per ripararsi dalla pioggia. Che idea geniale! Gli alberi possono offrire un'ottima protezione. Esatto. È sempre bene prevedere le situazioni. Sì. Prevenire i danni è molto più facile che ripararli in seguito. Lezione 20. Ideali olimpici. Le Olimpiadi hanno un carattere internazionale, come avrebbe voluto de Coubertin. Sì, è affascinante come i giochi riuniscano paesi da tutto il mondo. Assolutamente sì. Promuove l'unità e lo spirito sportivo su scala globale. D'altro canto, è dubbio che De Coubertin approverebbe alcune pratiche moderne. È vero. Alcuni aspetti della commercializzazione sembrano discostarsi dagli ideali originali. Esatto. È importante ricordare lo spirito delle Olimpiadi. Sì. Concentrarsi sulla competizione e sullo spirito di squadra dovrebbe sempre venire prima di tutto. Sono d'accordo. Speriamo che i giochi futuri possano incarnare questi valori più da vicino. Certamente. Riporterebbe in auge l'essenza di ciò che rappresentano le Olimpiadi. Lezione 21. Preferenze artistiche. Anch'io. Hai un genere d'arte preferito? Mi piace molto l'arte astratta, perché consente molte interpretazioni. È affascinante. L'arte astratta può evocare emozioni così diverse.
Esatto. Mi piace il modo in cui ogni spettatore riesce a vedere qualcosa di unico in questo film. Sì. È come una conversazione tra l'opera d'arte e l'osservatore. Mi piace visitare gallerie che espongono molte opere astratte contemporanee. Sembra interessante. Hai visto qualche mostra di recente? Ne ho frequentato uno il mese scorso ed è stato davvero stimolante. Mi piacerebbe molto unirmi a voi nella vostra prossima visita alla galleria. Lezione 22. Crescita professionale. È impressionante. Hai incontrato qualche difficoltà finora? Sì, ce ne sono stati alcuni, ma mi hanno aiutato a crescere professionalmente. Che prospettiva positiva! Quali sfide hai dovuto affrontare? All'inizio ho avuto difficoltà a gestire più progetti contemporaneamente. Lo capisco. La gestione del tempo può essere complicata. Assolutamente, ma ho imparato a stabilire le priorità in modo efficace. Questa è un'abilità preziosa. Può fare un'enorme differenza in termini di produttività. Sì, ora mi sento più sicuro nel gestire il mio carico di lavoro. È fantastico sentirlo. La crescita spesso deriva dal superamento degli ostacoli. Lezione 23. Problemi di sicurezza sociale. Molti anziani sono terrorizzati dall'idea che la loro unica sicurezza sia minacciata. Sì, è una preoccupazione molto reale per molti di loro. Non riesco a immaginare quanto stressante possa essere per queste persone. Assolutamente. La previdenza sociale è fondamentale per la loro stabilità finanziaria. Sì. È importante per loro avere una rete di sicurezza affidabile. Hai visto iniziative volte ad affrontare queste paure? Esistono alcuni gruppi di pressione che lavorano per proteggere le prestazioni della previdenza sociale. È incoraggiante. È fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Sono d'accordo. Sostenere i nostri anziani dovrebbe essere una priorità per la società. Lezione 24. Scelta della libreria. Abbiamo un'ampia selezione di libri e penne. Cerchi qualcosa di specifico? Sono particolarmente interessato a trovare nuovi romanzi da leggere. Ottima scelta. Preferisci la narrativa o la saggistica? Adoro la narrativa. Mi permette di evadere in mondi diversi. Fantastico. C'è un genere in particolare che ti piace? Ultimamente mi piacciono molto i romanzi fantasy e storici. Questi generi possono essere davvero coinvolgenti. Hai letto qualcosa di interessante di recente? Sì, ho appena finito una vincente serie fantasy. Sembra entusiasmante. Mi piacerebbe saperne di più. Lezione 25. Storia della famiglia. Il 20 gennaio 2011. Naturalmente, la gente sapeva che era il figlio del 41esimo presidente, George. Sì, è stato un momento significativo nella storia. Il passaggio di potere è stato seguito attentamente. Assolutamente. Ha segnato una nuova era nella politica americana.
Ricordo quanto si discusse di quelle elezioni. Sì. Le implicazioni furono enormi sia per la politica interna che per quella estera. È interessante come l'eredità familiare possa avere un impatto sulle carriere politiche. Certamente. Spesso plasma la percezione e le aspettative del pubblico. Sì, comprendere queste dinamiche ci aiuta ad apprezzare il panorama politico. Sono d'accordo. Continuiamo ad esplorare insieme questi eventi storici. Lezione 26. Gita al parco. Cosa ne pensi di andare al parco il prossimo fine settimana? Ottima idea! Sarà una bella fuga dalla città. Assolutamente sì. Adoro trascorrere il tempo all'aria aperta, soprattutto in primavera. Sì, i fiori sbocceranno e tutto sarà meraviglioso. Esatto. Hai in mente qualche attività da fare durante la nostra gita al parco? Forse potremmo fare un picnic e giocare a frisbee. Sembra divertente. Posso portare degli snack e delle bevande. Perfetto! Preparo dei panini e una coperta. Fantastico. Sarà bello rilassarsi e gustare del buon cibo insieme. Lezione 27. Esperienze di viaggio. Sembra un viaggio divertente. Qual è stato il momento più bello per te? Assolutamente sì! Nonostante gli intoppi, è stata un'esperienza memorabile. Fantastico. Che tipo di intoppi hai riscontrato? Abbiamo avuto qualche ritardo con il trasporto, ma abbiamo fatto del nostro meglio. A volte queste sorprese possono dare vita ad avventure inaspettate. Esatto! Mentre aspettavamo abbiamo scoperto un bar caratteristico, che si è rivelato fantastico. Fantastico. Scoprire tesori nascosti spesso rende i viaggi più piacevoli. Sì, e mi ha insegnato ad accogliere la spontaneità quando viaggio. Certamente. La flessibilità può portare ad alcune delle esperienze migliori. Lezione 28. Sessioni di studio di gruppo. Per quanto riguarda la scienza, possiamo organizzare sessioni di studio di gruppo per aiutarci a vicenda. Sembra un'idea fantastica. Studiare in gruppo può essere davvero efficace. Sì, discutere i concetti con altri spesso ne approfondisce la comprensione. Assolutamente sì. Inoltre, rende lo studio più piacevole. Hai trovato degli argomenti specifici in ambito scientifico su cui vorresti concentrarti? Questo semestre sono particolarmente interessato alla biologia. È affascinante. Anche a me servirebbe un po' di aiuto con la chimica. Perfetto! Possiamo affrontare entrambe le materie nelle nostre sessioni di studio. Sì. Fissiamo un appuntamento per riunirci tutti. Lezione 29. Viaggiare da soli. Sembra incredibile. Credo proprio di essere convinto a provarlo. Fantastico! Viaggiare da soli offre davvero un'esperienza unica. Ho sentito dire che è stimolante e aiuta la crescita personale. Assolutamente! Quando viaggi da solo impari tantissimo su te stesso.
Quali destinazioni consigli a chi viaggia da solo per la prima volta? Penso che città come Barcellona o Amsterdam siano perfette, sono accoglienti e sicure. Sembrano fantastici. Mi piace l'idea di esplorare al mio ritmo. Sì, inoltre, puoi decidere cosa fare senza dover consultare nessun altro. È vero. Non vedo l'ora di pianificare la mia prima avventura da solista. Lezione 30. Richieste in hotel. In caso di domande, è possibile chiamare la reception o recarsi direttamente alla reception per chiedere informazioni. Molto utile. È sempre utile sapere dove trovare informazioni. Sì, il personale dell'hotel può fornire informazioni preziose sui comfort e sui servizi. Esatto. Mi piace anche chiedere informazioni sulle attrazioni locali. Ottima idea. Spesso hanno i consigli migliori. E possono suggerire tesori nascosti che non sono presenti nelle guide turistiche. Assolutamente. È bello avere una prospettiva locale. Farò in modo di raccogliere tutte le informazioni possibili durante il mio soggiorno. Certamente. Migliorerà notevolmente la tua esperienza di viaggio. Lezione 31. Responsabilità per il pianeta. Assolutamente. Dobbiamo assumerci la responsabilità del nostro pianeta e apportare un cambiamento. Sono completamente d'accordo. Ogni piccolo sforzo conta quando si tratta di proteggere l'ambiente. Sì, anche piccole azioni possono avere effetti significativi nel tempo. Hai iniziato a fare qualcosa di specifico per aiutare? Ho cercato di ridurre l'uso della plastica e di riciclarla di più. Ottimo inizio. Ho iniziato a usare borse e bottiglie riutilizzabili. Sono scelte eccellenti. Si tratta di adottare abitudini sostenibili. Esatto. Hai mai pensato di partecipare a eventi di pulizia locale? Sì, mi piacerebbe molto. È anche un ottimo modo per entrare in contatto con la comunità. Lezione 32. Controllo meteo. Buongiorno. Com'è il tempo oggi? Buongiorno. Fuori fa un po' freddo, ma splende il sole. Sembra fantastico. Preferisco le giornate soleggiate ma fresche a quelle calde. Anche qui, il tempo è perfetto per una giacca leggera. Esatto. Hai intenzione di goderti il bel tempo oggi? Forse più tardi farò una passeggiata al parco. E tu? Sto pensando di andare a correre. L'aria fresca sarà rinfrescante. Sembra fantastico. Correre quando fa freddo può essere davvero rinvigorente. Sì. È un bel modo per schiarirmi le idee e fare un po' di esercizio. Lezione 33. Sicurezza aeroportuale. Di solito il controllo di sicurezza richiede un po' di tempo, non è vero? Sì, può variare, ma è meglio arrivare presto per evitare stress. Sono d'accordo. Di solito cerco di arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima del volo. È una mossa intelligente. Ti dà il tempo di rilassarti prima di salire a bordo. Esatto.
Ti è mai capitato di dover aspettare a lungo ai controlli di sicurezza? Sì, una volta ho aspettato quasi un'ora. È stato così stressante. Lo immagino. È sempre meglio prevenire che curare. Assolutamente. E ora mi assicuro di preparare la valigia in modo strategico. Ottimo consiglio. Essere preparati può davvero accelerare le cose. Lezione 34. Discussione sulla sfiducia. Provo un senso di sfiducia per l'ingiustizia di un simile atto contro tutti i bianchi. Capisco perché la pensi così. È una questione complessa. Sì, solleva molti interrogativi su equità e uguaglianza. Assolutamente. È importante parlare apertamente di questi sentimenti. Ne hai parlato con altri? Sì, certo. Partecipare alle conversazioni aiuta a chiarire pensieri e prospettive. È vero. È fondamentale ascoltare anche i diversi punti di vista. Sì, comprendere entrambe le parti può promuovere l'empatia e il dialogo. Credo che discutere di questi problemi sia un passo verso la guarigione. Lezione 35. Sfida te stesso. Possono essere d'aiuto veicoli specifici, come l'iscrizione a una gara o la sfida a se stessi. Sembra entusiasmante. Le corse possono davvero spingerti oltre i tuoi limiti. Assolutamente sì. È un ottimo modo per mettere alla prova le proprie capacità e migliorarsi. Hai mai partecipato a una gara? Non ancora, ma lo sto prendendo in considerazione per la prossima stagione. Fantastico! Ci vuole molto coraggio per competere. Certo. Ma penso che potrebbe essere un'esperienza emozionante. Certamente. Inoltre, è un'occasione per incontrare altri appassionati. Sì, il cameratismo nelle corse è fantastico.